Secondo me. Vero? Ecco, no, anche secondo me. Please. Sta pronto. Prego. Buonasera mister, Alberto Ghiaccio Veneto Sport, vi chiedo, abbiamo notato una grandissima differenza, l'ha notata pure lei e se l'aspettava? Aspettavo che la squadra giocasse una partita seria sotto il punto di vista tecnico, perché era l'unico modo per riuscire a fare una grande prestazione contro il Manchester United, che è una squadra fisica. È una squadra che soprattutto sulle palle alte, quando sbagli qualche passaggio, ti può mettere in grande difficoltà, e i ragazzi sono stati bravi, hanno fatto benissimo il primo tempo, potevamo fare anche il secondo gol. Il secondo tempo eravamo un pochino più fermi, abbiamo concesso qualche palla a loro, però direi che la squadra ha fatto una bella partita, è stata piacevole anche da vedere, con grande autorevolezza. Soprattutto hanno giocato i ragazzi capendo i momenti della partita, quando c'era da rallentare e quando c'era da accelerare, quindi a dimostrazione che quando lo vogliono fare lo sanno fare, cosa che invece sabato alle 7:15 abbiamo smesso. Well, we certainly felt that tonight was different. Did you expect such a different performance tonight? Well, expected us to do something a little bit different. We knew that we would have to play a very, very good game from a technical point of view, because we knew that probably playing against a team like United, who were very physical, very good on the high balls, then we couldn't really afford to engage in that kind of physical game. We had to be dominant technically. I thought we played a fantastic first half. We probably should have scored a second goal in the first half. In the second half, we gave the ball away on a few occasions, but nevertheless, we played well. It was a great game to watch. And I think what the players showed today was that they knew when to slow the game down, when to speed the ball up, and speed the play up. And certainly that was something we stopped doing at about 7:15 on Saturday evening. Instead, tonight we carried on throughout the game doing the same thing. Okay. Were you surprised about how much possession you had in the first half? About 71%. Was that a surprise to you? È stato sorpreso dal possesso 71%. No, più che sorpreso direi sono stato sorpreso in modo favorevole, in modo piacevole per come ha giocato la squadra. Well, not so much surprised about that, but I was pleasantly surprised by how the team played, definitely. Volevo tornare alle 7:15 di sabato pomeriggio, perché poi nel secondo tempo tu sei stati bravi, però ti ho visto un paio di volte infuriato alla tua maniera, perché si hanno persi un paio di palloni strani, e volevo capire se questo è veramente l'unico piccolo limite della tua squadra in questo inizio di stagione, cioè non mantenere, almeno in queste occasioni, è successo 2 volte, la concentrazione totale per arrotondare la partita e metterla in ghiaccio e chiuderla. Ma allora, se c'è da fare 2 appunti alla squadra stasera, sono in quel momento lì non è questione di disattenzione, è questione di muovere la palla veloce, perché era un momento in cui loro avevano fatto salire Matic su Pjanic e quindi bisognava consegnare la palla più velocemente. Invece il primo tempo avevamo anche un pochino più di tempo e spazio, e soprattutto ci muovevamo un pochino di più tutti. Eravamo un po' troppo fermi nelle posizioni e in quel momento lì ci hanno dato un pochino di pressione. Questa è una cosa che dobbiamo sicuramente migliorare quando siamo sotto pressione. L'altra è invece che dobbiamo migliorare gli ultimi passaggi o il penultimo passaggio, perché poi diventa determinante, perché in una partita del genere non puoi fare solo un gol. And just to get back to what you were saying earlier about, Saturday it was almost as if you stopped playing too early in the game against Genoa. In the second half today, I saw that on a couple of occasions you were getting a little bit upset because you seemed to be giving the ball away needlessly. Is this something you need to talk to your players about? Is that perhaps one of the limitations of your team at the moment, a shortcoming that you don't tend to be focused for 100% of the time and you don't kill a game off? I don't really think it's a case of being not focused. I think it's more to do with moving the ball a lot quicker in the second half, because obviously they pushed Matic up on Pjanic, so they cut down some of the space that we were able to exploit in the first half when we moved the ball a lot more quickly. In the second half we were under pressure, and I think that's the time when you need to move the ball around a lot quicker. The other thing I probably would say to the boys after tonight's game is that we need to be more accurate with the final ball, or the second to last ball, because that can be really decisive. You can't afford to go out and win a game like this just by a 1-0 advantage. You need to press home that advantage and make most of the final ball.
Tomasetti, Volevo chiederti se ti sembra professionale a questi livelli un allenatore come Mourinho che per 3 volte si gira con la sua squadra in attacco verso la curva della Juve per fare il segno del triplete, senza contare che fino a stamattina a mezzogiorno sul sito dello United della Juventus veniva chiamata Juventus. Volevo un commento su queste due cose. Innanzitutto non ho visto niente perché ero concentrato sulla partita, quindi poi commento, assolutamente non commento quello che fanno il comportamento degli altri, assolutamente. Just very quickly, how professional do you think it is of a manager like Mourinho and his team? A couple of times they were on the attack and he was turning around gesticulating to the opposition fans, and there was also something on the website earlier today, on the Manchester United website, which was possibly offensive to Juventus. I was watching the game and it wouldn't be professional of me to make any comment on whatever an opposition manager was doing. c'era Matteo prima. Volevo sapere, ieri hai detto dobbiamo vincere per ipotecare il passaggio del turno. Con questa vittoria hai ipotecato non solo il passaggio del turno ma probabilmente anche il primo posto del girone. Innanzitutto abbiamo fatto un passo avanti, abbiamo ipotecato, anche se manca qualche punto, per il passaggio del turno. Poi siamo messi bene anche per il primo posto, però dipende dalla partita di ritorno con il Manchester. Yesterday you said it was really important to win in order to get one foot, as it were, into the next round. Do you think that now, having won away at Manchester United, you've virtually clinched the group? Well, I think the important thing is that we've made a really important step forward. Definitely we are now in a very good position to qualify. Whether or not we win the group, I think will probably be decided after the next game back in Turin against Manchester United. Mister, solo una cosa, se ci dà un giudizio su Dybala e anche se ci spiega cosa è successo all'uscita del campo, sembrava un po' arrabbiato. Su Dybala stasera Paolo ha fatto una bella prestazione, ma come aveva fatto nelle partite precedenti. Poi sabato l'ho tenuto fuori perché era rientrato alla nazionale, aveva preso un colpo al ginocchio, poi è entrato e stasera ha fatto una bella partita. Poi dopo, quando è uscito, l'ho tolto via perché avevo bisogno in quel momento lì di gente con gamba fresca che mi allungasse più il campo, e quindi il primo è stato lui a uscire, il secondo è stato Quadrato e il terzo è stato Cancelo, ma sono cambi importanti, perché poi dopo quelli che entrano, che stasera sono entrati bene, hanno dato sostanza alla squadra. Comunque sono molto contento di quello che ha fatto. Chi è? No, assolutamente. Ma l'ho già detto nell'intervista. Can you tell me what you thought of Dybala's performance this evening, and what happened when he went off? Because he looked as if he was a little bit angry when you substituted him. I thought that he put in a great performance, I have to say. I mean, he was playing well beforehand as well, previous games. He didn't play on Saturday because he picked up a bit of a knock to his knee on international duty, so he didn't play, but he came back, did ever so well, I thought. And I substituted him because I thought it was a period of the game when we needed to have fresh legs, we needed to stretch the opposition, stretch the game out. I took him off first, then I took off Quadrado, then I took off Cancelo, and I think that the substitutions today, all three came on and did a very good job. Sono altre domande? No. Buonanotte. Grazie. Buonanotte.